Bentornati, sono il dottor Massimo Lombardi, oculista in Roma, ed oggi vi vorrei parlare delle cellule staminali e della terapia con cellule staminali. Per essere più esatti, la terapia con cellule staminali è quella che io ho potuto fare in Germania presso l'ospedale Eduardus Krankenhaus di Colonia nel febbraio del 2008, quando ho fatto i primi trapianti di cellule staminali in occhi di pazienti prese dalla spina iliaca dell'anca, dal midollo osseo della spina iliaca dell'anca. Bene, questo midollo osseo veniva estratto con un'operazione chiamata carotatura, quindi con un ago di una certa dimensione, veniva estratto, veniva mandato in un laboratorio specializzato che poi ci rimandava indietro quello che era il risultato della composizione del quello che è chiamato midollo osseo, in inglese marrow bone, e questo midollo osseo era stato trattato con centrifugazione, con separazione e quant'altro, fino a restituirci un certo coacervo di sostanza biologica ad alto contenuto di cellule staminali, che poi venivano da me iniettate nel retro bulbare, sempre una chino da insulina, sotto l'occhio del paziente, nel tessuto grasso retrobulbare dell'occhio. Bene, con questo tipo di trapianto diretto di cellule staminali io ottenni già nel 2008 circa il 15-20% di risultati positivi, che fecero entusiasmare i miei colleghi tedeschi, ma non entusiasmare me, perché mi sembrò un risultato estremamente povero. Quindi a questo punto cominciai a riflettere, a ragionare, e attraverso una serie di ragionamenti mi resi conto che lo spostare materiale organico, anche se fornito di una certa concentrazione di cellule staminali, era del tutto inutile, perché in fondo le cellule staminali sono presenti in tutto il corpo e funzionano anche per qualche ora dopo la morte. Tant'è vero che capelli e unghie crescono anche per qualche ora dopo la morte. Quindi queste cellule staminali non era tanto il problema di prenderle dalla spina iliaca dell'anca del paziente e trasferirle nel retrobulbare dell'occhio del paziente, quanto quello di far funzionare quelle già esistenti in situ, cioè nel luogo, cioè nel tessuto grasso retroorbitario. Il tessuto grasso retroorbitario, poi ho scoperto, che è in pratica il più ricco luogo di cellule staminali di tutto l'organismo. Quindi se vogliamo trovare la massima concentrazione di cellule staminali, le troviamo già nel tessuto grasso retrobulbare. Tant'è vero che un famoso intervento da me appreso a Cuba presso l'Istituto Camilo Cienfuegos de La Habana, che è chiamato anche Istituto per la retinite pigmentosa di Cuba, dove il professor Orfilio Peláez mi insegnò questa tecnica estremamente difficile di creazione di un peduncolo vascolarizzato da inserire nella parte posteriore dell'occhio, avendo preventivamente creato una tasca sclerale dove infilare questo peduncolo grasso e vascolarizzato. Il professor Orfilio Peláez era convinto in questo modo, ottenendo dei grandissimi successi nella retinite pigmentosa, parlo di gente che cessava di peggiorare e cominciava a migliorare e a vedere di più. Bene, il professore era convinto che in questo modo lui forniva maggior ossigeno al nervo ottico, che era diventato ischemico, e quindi questa maggiore ossigenazione fosse la ragione della guarigione di questi pazienti affetti da retinite pigmentosa. Bene, i miei studi sulle cellule staminali mi fecero capire che il povero compianto professor Peláez in realtà aveva scoperto molto di più. Lui di fatto, non sapendolo, aveva inventato il primo trapianto, il primo autoinnesto di cellule staminali nell'occhio del paziente. Quindi i pazienti guarivano e miglioravano perché in realtà venivano ad assumere cellule staminali fresche dal tessuto grasso retrobulbare. Ma questo lo capii con molto ritardo io stesso, perché ancora rimasi per molti anni convinto dell'ossigenazione. Solo nella pratica, che svolsi successivamente nel 2008 e anni successivi, con la rigenerazione in situ
delle cellule staminali, cioè quando capì che il problema era quello di fare in modo che queste cellule si rinnovassero e svolgessero la loro funzione per la quale erano state create nell'Eden, nel famoso uomo originario che nasceva in un ambiente particolare con un programma biologico particolare. Bene, bisognava fare in modo che queste cellule rinnovassero la loro missione che si era affievolita per cause da scoprire. E le cause erano molto semplici, come scoprì dopo, da omotossicologo. L'eccesso di intossicazione cronica dell'organismo aveva pregiudicato i programmi biologici di rinnovamento e proliferazione di cellule staminali. Quindi la mancata guarigione di diverse malattie del corpo, e non solo dell'occhio, erano fondamentalmente dovute al fatto che il programma delle cellule staminali era disatteso da un cambiamento dell'ambiente circostante che era contrario ai principi stessi per i quali le cellule staminali erano state programmate. Quando ho capito questo, ho capito quale era la svolta possibile. Era quello di riprogrammare le cellule staminali, facendole riprodurre il programma originale, quindi riprogrammare non con l'accezione di cambiare programma, ma di far restaurare il programma originario. Per fortuna il creatore, quando ci ha creati e quando ha creato le cellule staminali, ha anche concesso un certo margine di errore rispetto alle condizioni ambientali del giardino dell'Eden, dove saremmo stati creati per la prima volta. Quindi per fortuna noi possiamo far rigenerare cellule staminali se riusciamo a rientrare in una certa normalità, cioè non stretta come all'epoca, ma un po' allargata con diversi difetti generati dalla vita dei nostri giorni, dove mangiamo sicuramente cibo falso, viviamo di sostanze tossiche, comprese i medicinali, e quindi non facciamo altro che attaccare in forma di infiammazione cronica le nostre cellule staminali e il nostro organismo. Bene, nel programma originale dell'Eden sempre era stata prevista l'infiammazione acuta sì, ma non cronica oltre un certo livello, perché la tempesta citochinica che ne deriva diventa una tempesta citochinica cronica, quindi le cellule staminali erano abituate a poter risolvere una limitata tempesta citochinica dovuta a un'infiammazione acuta o di breve durata, risolta la quale loro riprendevano il loro programma di rigenerazione delle cellule malate, offese o danneggiate o morte. Bene, tutto ciò nei nostri giorni è diventato una chimera, una cosa impossibile da pensare. Sono tanti e poi tanti i tossici e gli agenti infiammatori cronici che noi viviamo in una continua cascata di citochine, tempesta citochinica continua, e per questo l'organismo non è stato programmato. Quindi nella mia idea di riprogrammare le cellule staminali era contenuto il messaggio di poter riportare queste cellule staminali più o meno il più vicino possibile alle condizioni ambientali dell'atto della creazione. E per fortuna, attraverso le mie specializzazioni di omotossicologia e omeopatia, ho potuto ricreare quella che si chiama oggi, da me scoperta, la medicina rigenerativa informazionale. Cioè mi sono reso conto che tutte le cose che dobbiamo fare sono delle informazioni risettanti il programma originario del cyborg. Quindi le informazioni sono quelle che dominano il mondo biologico vive di informazioni biologiche e queste informazioni, già scoperto da altri precedentemente a me, vivono attraverso quella che si chiama la memoria dell'acqua. E qui bisogna far capire che premi Nobel come Pope, Benveniste e Montagnier hanno ottenuto questo premio Nobel parlando anche della memoria dell'acqua, ma senza mai dare una spiegazione esatta di dove fosse e come fosse collocata questa memoria. Quindi questa memoria non è un concetto astratto, come ho scoperto poi io, ma un concetto estremamente concreto, basato sull'imprinting elettrochimico-magnetico di informazioni biologiche che vanno a condensarsi, stored secondo gli inglesi, sui piani di simmetria dei microcristalli di ghiaccio che ho scoperto essere presenti nei liquidi biologici.
Quindi i microcristalli di ghiaccio, come Masaru Emoto ha dimostrato, possono essere di diverse qualità. E sicuramente i nostri cristalli biologici non sono certamente della migliore qualità, visto l'ambiente nel quale viviamo e le informazioni che ci arrivano anche attraverso informazioni elettromagnetiche passate da onde elettromagnetiche che partono dal nostro corpo e che raggiungono il nostro corpo attraverso gli altri corpi o le altre entità biologiche che ci circondano. Questa massa di informazioni che viene resa stabile dentro questi piani di simmetria dei cristalli come un cristallo di silicio, quello che si chiama il famoso microchip dei computer o dei telefonini o di quello che siamo abituati a usare. Lì è a base di silicio, il nostro invece è a base di carbonio. E tant'è vero che è a forma esagonale e guarda caso che il cristallo di ghiaccio a forma esagonale è uguale al kanji dell'acqua nell'alfabeto cinese e giapponese. Ma come facevano a sapere i cinesi e i giapponesi che l'acqua cristallizzasse in forma esagonale? Questo non c'è dato sapere, ma certamente è storia millenaria della presenza di questo kanji nel loro modo di scrivere. Quindi queste informazioni probabilmente l'avranno avuto da altre fonti. Di fatto, su questo cristallo si basa tutta la memoria dell'acqua che fa svolgere tutte le nostre funzioni biologiche. Quindi ho potuto dare un modesto contributo a queste scoperte scientifiche chiudendo il cerchio sulla memoria dell'acqua e mi sono servito di questa memoria dell'acqua per poter concepire la mia terapia di rigenerazione delle cellule staminali, ridando quell'informativa attraverso messaggi veicolati da farmaci omotossicologici, omeopatici ed organoterapici, tali da poter resettare il programma iniziale del cyborg, cioè dell'essere umano. E sono passato quel 15-20% del trapianto diretto di cellule staminali al 75-80% nelle attuali terapie che faccio su pazienti che hanno per la maggior parte malattie giudicate inguaribili, incurabili, come le maculopatie secche e umide, che a me non fanno nessuna differenza nel trattamento e nei risultati, così come anche in soggetti affetti da sclerosi multipla, che attraverso il passaggio suborbitario, avendo raggiunto il mio messaggio riprogrammante attraverso il liquido cefalorachidiano che è presente intorno al cordone del nervo ottico, che passando attraverso il cranio arriva nel cervello e quindi va a irrorare a cascata anche il midollo osseo attraverso il liquido cefalorachidiano. Quindi le mie informazioni risettanti hanno potuto raggiungere in questo modo tutto l'organismo e non soltanto l'occhio e né tantomeno soltanto il cervello. Ecco perché ho ottenuto miglioramenti in altre parti del corpo, seppur distanti dalla fonte di inoculazione, pur sempre per malattie estremamente gravi, estremamente complesse. Spero di essere stato sufficientemente chiaro e vi saluto con l'occasione anche questa volta.